Questa è la sessione per Linda. Benvenuti. Ciao. Conto da 5 a 1, ti connetti a Linda. 5, 4, 3, 2 e 1. Dimmi se la vedi. Mhm. La vedo nella fisionomia di oggi davanti a me. È venuta davanti a me e niente, ci guardiamo. Mi guarda sorridendo. Si mostra così. Mhm. Allora, ti faccio subito questa, che così ce la togliamo. La domanda. Se vuoi me lo dici anche dopo, eh. Mhm. Lei è stata la figlia di. Mm. Lei era la figlia. In che Mm-mm. vita? In che anno? Allora, io vedo, mi mostra questa scena, vedo come se fosse, come si chiamano, quelle bungalow, Mhm. siamo in un paese nordico, c'è tanta neve e praticamente lei, cioè, riguardo a questa domanda, lei è lì ed è un bimbo, è maschio, però. Ma una casetta di fango, di legno, un bungalow No, di legno. è fatto sì. Oddio, non riesco. È un materiale tra legno e poi ci sono fatto comunque in maniera, tra virgolette, naturale. Però io vedo Muschio, anche sì, terra, ok. qualcosa di Una costruito con, capanna in grotta. mm, sì, una capanna un pochino più grotta. Sì, ecco, la vedo lì. Ok, ci sono Mm, altri mm, mm. figli, lei ha dei fratelli. Tre. Mm. Questa vita 3 e vedo che è un posto molto freddo e la madre, è Mhm. madre. Mm-mm. E vedo che sta all'interno di questo bungalow dove viene comunque, vedo comunque dell'affetto qui. Viene comunque, vedo lei che fa delle cose, fa dei giochi con dei bastoncini con la mamma, fa dei giochi, gioca con gli altri tre fratelli. Nel mentre si aspetta, c'è un padre, c'è un uomo che torna dopo la caccia e quindi comunque vedo armonia in questo momento. Lei mi sta facendo vedere questa scena. Mm. Ok. Lei ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, me l'ha data prima mentre mi è venuta davanti sorridendo. Ok, Linda ha già fatto delle sessioni. Mhm. Non abbiamo mai visto le sue eventuali interferenze mentali. Andiamo subito a vedere se ci sono delle connessioni con delle entità mentali nella mente collettiva. Livello 3 e livello 4, io ne vedo due un po' più, diciamo, quelle che dominano un pochino la situazione. Mhm. La prima è legata al livello 4, cioè quella che vedo più predominante ed è un discorso di come se fosse la visualizzo come un'entità mentale, io le visualizzo come dei fumi neri, le vedo così, dove c'è questo collegamento con lui, con questa entità, ed è come se quella che ha la 3. 4.
4. la 4, ed è come se lui, questa entità mentale, sia abbia il compito di tenerla insicura. Vedo questa parola come se fosse, come se diciamo non le dia la blocchi da un punto di vista di sicurezza, quindi di non sentirsi all'altezza, vedo, Come viene si chiama? così. Dice John. Ok, e la 3? La 3 è legata al discorso dell'essere introversa, di non ehm, aprirsi troppo. È come se le fa provare in determinati momenti che lei vorrebbe, essendo comunque una persona empatica tantissimo, e vorrebbe comunque mettere a disposizione, no, usare questo suo ehm, energia, potere, insomma, come posso dire, anche a livello emozionale, e vedo come se le dà dei lampi per farla sentire che non è corretto, legata proprio a un discorso che non va bene, che non è Non è è sconveniente. È sconveniente. che non è conveniente, sì, che è sconveniente, ma non è corretto proprio da un punto di vista. È come se lei le fa vedere l'associazione dell'apertura come una cosa non adatta, come se fosse una cosa sbagliata, come posso dire, Cioè, esagerata, ecco. ho una vita passata parallela a supporto di questo lavoro dell'entità numero 3, cioè del livello numero 3 dell'entità mentale. Allora, quello che vedo è questo, è come se loro vanno a amplificare, quindi la risposta è sì riguardo alla tua domanda, perché loro vanno ad amplificare un qualcosa già che la PS, l'anima si riporta. Nel senso, magari, voglio dire questo, se una PS non ha fatto, non si è creato il circolo dell'emotività sbagliata e l'entità legata a quello prova a influire su una PS che non gliene importa, è difficile prenderla da quel punto di vista. Quindi è come se loro, ogni entità preposta, si scelga la PS che abbia già una creazione a livello di energetico di questo. Quindi sì, ci sono state. È come se sì, ci sono state delle vite dove lei ha avuto questa cosa qui e anche la vita presente, io vedo. Cioè, come se il suo vissuto anche nell'infanzia, vedo, fosse è meglio starsene per conto proprio, così non mi può succedere nulla, come posso dire. La sensazione che mi sta dando è come io sto qui, buona, faccio il mio, meglio che non mi apro perché è la cosa più giusta da fare, così meglio mi faccio i fatti miei. È come una sorta di protezione creata da bambina, che lei si è creata da bambina per un discorso di situazione familiare. Io vedo questo. Causa, nome del livello 3. Enter. Ok. Anni fa, adesso non più, ha avuto degli episodi di bulimia. Era connessa a un'entità mentale? Se sì, che livello? Nome chi se ne frega, cosa vedi? Falconiforme. Quindi eterica. Mm-mm. Ho visto il falconiforme che non è più presente però, quindi è come se non l'avesse, diciamo, tra virgolette scoperto e mandato via, e che le diceva che era brutta, che cercava a livello, ed era anche molto influente su di lei questa entità eterica. Mm. È È sempre lo come- stesso tipo di falconiforme, quello che interviene con gli affetti da bulimia? No, è una,
In questo In caso questo- per lei è un falconiforme, sì. Ok, oggi è molto attenta alla linea. Non è bulimica, non è anoressica, non è perennemente a dieta, non è nulla di tutto questo, ma è molto attenta e un po' ossessionata, diciamo, dalla Mhm. linea, dalla magrezza, e quant'altro. Fra poco parleremo dei digiuni, che non fa in questo senso, ma per altri motivi, però fa dei digiuni. Prende Mhm. delle erbe, delle tisane, dei digiuni. C'è un residuo nel mentale. Allora sì, è come se fosse legato sempre al discorso di quando mh, non mangiava di quando insomma era più piccola. E quindi un residuo c'è, però è legato, in questo momento è legato a un discorso di mentale, quindi dell'entità mentale del livello 4 che influisce da quel punto di vista, legato al discorso di non essere, non all'altezza, però di non arrivare a essere ciò che serve per piacere. Quindi è legato comunque a lui, a questa entità. E poi è anche un discorso, quando tu mi hai detto residuo, io ho visto come se fosse proprio un discorso, sì, di suo circolo vizioso mentale, legato sempre però a una sorta di insicurezza, una sorta di... Ma sono tante le cose, perfezionismo. Stessa cosa, cioè è sempre legato a 4. raggiungimento, sì, è sempre legato al raggiungimento di migliorarsi sempre perché non riesce a fermarsi e vedere Ok, quindi quando quello che cerca un è. lavoro, vede un'opportunità di lavoro, ma pensa che qualcuno È la farà meglio stessa di lei cosa, e non arriva, uguale. è la stessa Quando cerca cosa. di fare una cosa e teme il giudizio delle persone che penseranno qualcuno l'avrebbe potuto fare di avrebbe potuto fare di meglio, e ci sono queste persone, cioè nel senso, le persone che poi criticano e che di solito non sanno fare una mazza, e Sì, che dicono ma però hai fatto un errore, ma però poteva essere fatto meglio, ma però chi è che lavora in questo modo? Di fatto sono o degli sfigati che se lo facciano dire una volta per tutte, o mhm. delle persone che non sanno fare assolutamente niente, o dei Che non hanno troll, nient'altro nella vita da fare. pagate da qualcuno per fare i critici. Il critico Sempre forse è il mestiere più stupido del mondo, perché o uno fa un critico cinematografico ed è un regista, o uno sceneggiatore, oppure che se ne stia a casa, perché criticare e non saper fare le cose è una delle cose peggiori del mondo. diciamo che Gelosia, ciò che fa, sì, scusami, ciò che fa la differenza è lei che gli dà l'importanza, no? Perché nel certo. senso comunque è quello che, cioè lei che viene toccata, perché quando viene toccata è come se da queste persone è come se toccano nel suo io interiore, nella sua emotività, un pulsantino che lei già ha. Ok, quindi è quello, quindi la differenza la fa la sua reazione. Cioè, il discorso è di arrivare a comunque a livello mentale di fare un lavoro che arriva a dire ok, pensala come vuoi, ma per me ho fatto il massimo che potevo fare. Diciamo, questo è poi. Mm. Mm. Ma dal mio punto di vista uno può anche evitare di pensare, di dire pensala come vuoi, uno ignora Sì, questo nel genere di senso di persone. ignorarsi, uno si Beh, gira e se ne va. forse, sì, forse staccarsi da queste entità mentali significa anche iniziare ad accogliere un Esatto, ragionamento, un'idea di questo tipo. esatto, esatto. Eccessiva gelosia anche quando di fatto non c'è più nessuna ragione per averla, sia nel passato di più che in parte nel presente residui. Io quello che vedo è legato a un discorso di popolo, mi viene questa parola. C'è un discorso di da dove viene, cioè come se I comunque fosse Non diciamo da dove viene, il paese ha una connessione con la mente collettiva, c'è una zona di della mente collettiva che è destinata a una alla Spagna, una alla Francia, una all'Italia, una alla Germania, così? Io vedo che sì, è come se ci sono comunque dei posti, dei popoli, li chiamo popoli, adesso viene questa parola, però intendo comunque nazioni, in maniera generica ovviamente, perché poi ogni individuo è a sé per carità, però
è come se fosse legato la gelosia a questo posto, quindi fosse comunque influente da quel punto di vista. Il suo Vedo paese. nel suo paese, vedo questo. E l'altra cosa che mi arriva è legata sempre a un discorso di personale, quindi di vorrei fare di più, non riesco ma se cambio lavoro perché dovrebbero scegliere me, quindi le crea, è tutto un circolo vizioso di insicurezza e questa insicurezza, quindi di mancanza anche di dire, di piacersi, ecco, vedo a livello proprio di piacersi lei se stessa, le crea anche il discorso gelosia, quindi va a intromettersi questa situazione anche nel rapporto con le persone, con una persona a livello amoroso, quindi gelosia, ecco. Scarsa flessibilità nei cambiamenti, da, non lo so, un cambiamento d'orario o di un appuntamento fino a cose anche più impattanti. A livello mentale è come se vedo come se non avesse bisogno di equilibrio, cioè fosse, non è tanto il discorso di cambiamento in sé per sé, perché non vedo in lei, cioè non mi fa sentire, non sento in lei una paura a affrontare un cambiamento, cioè no, nel senso comunque da questo punto di vista no, però è come se avesse bisogno, siccome comunque a livello generico, no? Ci sono delle cose comunque da affrontare più grandi, è come se mi dice queste piccole cose però mi danno tranquillità, quindi è come se lei stesse costruendo, le dessero stabilità, quindi il cambio di orario in quel momento è un cambio è come se lei nella sua mente mi fa vedere come se deve rivalutare tutto il resto, che magari non c'entra nulla, quindi è una cosa mentale, ma non alla paura, al cambiamento in sé per sé come potrebbe Mhm. essere, ma un discorso proprio, se mi cambia questo orario devo poi ricominciare tutto da capo, quindi è Ok. come... Scarsa tendenza ad andare in ipnosi, anzi, nessuna tendenza ad andare in ipnosi. Un po' paura di più vedere, concisa. Ma di chi? paura, Della sua PS? paura di vedere, sì, lei. Ok. Scarsa empatia e tendenza a lavorare da sola. Non è... Io vedo che non è così. Lei è una persona molto empatica, io vedo che ha una forte empatia, anzi, io quello che vedo in lei è proprio un sentire, quindi secondo me è una reazione o contraria per questo. Invece lei io vedo che sarebbe esattamente il contrario, proprio perché è empatica tende a chiudersi, a non voler, mm, è paura. Che il fatto di stare bene da soli, ok, cioè nel senso è un conto, ma non è quella la motivazione, non è la scarsa empatia. Ok. Viene vista dai colleghi come un boss e lei non si sente assolutamente un boss. Allora, mi ha fatto vedere una scena di quando accade, quando lei dà una risposta. Quello che vedo dall'alto e che mi fa sentire la motivazione è come se la sua modalità di chiusura, ok, venisse percepita dall'esterno come un comportamento di superiorità, ma non è così. È solo cioè, io vedo l'emozione che mi fa arrivare in questa scena è gentilezza e precisione, però chiusura, questo tanto. Ok. Quindi questo. Carne, caffè. Carne vorrebbe diventare vegetariana, ma non riesce. Caffè è un po' dipendente. Vabbè. È routine che viene creata qui, vedo proprio un discorso
in questa vita ti insegnano di società anche, no? Ti insegnano nella famiglia a mangiare la carne perché la carne fa bene, quindi si crea proprio un discorso di legame di pensiero che però non è così, che secondo me quello che vedo può tranquillamente abbattere se lo vuole. In una vita precedente ha avuto un'alimentazione esclusivamente vegetale? E se sì, come stava? Vita precedente, corpo diverso, chiaro, ma stessa memoria, e poi vita precedente vuol dire vite parallele, quindi stessa memoria di malessere e benessere. Allora, vedo due scene, che sono due vite diverse. La scena dove mangiava molta carne ed è la scena che abbiamo visto della vita della domanda all'inizio, in Ah, questo posto dove ah, vedo il papà di quella vita che porta carnagione, comunque che fa caccia e cioè quindi si mangia solo mangia quello che... mangia Lì. tanta carne, mi fa vedere questo. E poi mi ha fatto vedere un'altra vita dove vedo lei con è una donna, la vedo con i capelli lunghi, sembra India, vedo, che comunque ha una lancia e ha un vestito fatto di pelli animali e cammina in una sorta, cioè corre in una sorta di bosco, ma si ferma a mangiare, mangia molto bacche, vedo che fa delle cose con le foglie e vedo dei frutti vegetali. Mi fa vedere queste due vite parallele, questa dualità. È come se in questa vita qui che mi sta facendo vedere la seconda, dove mangia le bacche, non riuscisse a cacciare. Cioè, come se fosse lei come se fosse sola in questa vita. La vedo con altre donne, vedo Mhm, solo donne, e non riescono a avere lo stesso risultato di un uomo nella caccia e mhm. quindi fluiscono l'alimentazione su un discorso più vegetale. E vive bene? Frutta, sì, Muore di sì. stenti, muore di malnutrizione, si La ammala, è malata. vedo, no, quello che vedo mi sta facendo vedere un momento dove lei è mm, lì la vedevo più giovane, adesso sta facendo vedere una scena dove la pelle è più anziana, con delle altre donne intorno a lei e lei muore di vecchiaia di quella vita, sotto Ok. un albero. Sulla base del corpo che ha oggi, Linda, è portata, sappiamo che l'alimentazione influisce il gruppo sanguigno e mille altre cose, è portata verso un'alimentazione vegetale o Ass- prevalentemente vegetale, Prevalentemente vegetale. non solo vegetale. Quindi carne una volta a settimana, pesce una volta a settimana. E pesce, io quello che vedo è che potrebbe tranquillamente stare, anzi forse anche meglio, senza carne rossa. Ok, e il caffè? Se c'è una causa esoterica, ovviamente, la sua semi-dipendenza a cui comunque non vuole rinunciare. Giusto solo una curiosità. Il caffè è una cosa creata, cioè è come una coccola che nella sua mente la rilassa. Vabbè. Causa esoterica dei problemi economici che l'accompagnano da sempre. Allora, la prima cosa apparsa è questa, come se lei avesse scelto in diverse vite precedenti barra parallele, vite dove si sia dovuta sempre, doveva sempre darsi da fare per vivere. Ok, quindi è come se Mm. lei si riporta questa fatica non fatica di vivere nel senso da un punto di vista di procurarsi da mangiare, di procurarsi un posto dove, parlo delle vite parallele, un posto dove stare per dormire
sia una cosa faticosa, è come se non crede che possa essere anche più semplice, è come se lei non crede che sia semplice, che possa essere comunque più semplice di così. Mm. Non, C'è questa non- ricchezza nel mondo? Sembra che la ricchezza sia tutta nelle mani dell'1% e gli e altri... io quello che vedo è ci insegnano, ci schiavizzano fin da quando siamo bambini. A livello proprio più alto, come la sto vedendo dal mio punto di vista, a scuola ti insegnano a fare il dipendente per pochi spiccioli al mese e farti lavorare 20 ore per 1000 euro al mese, dico per dire, quando invece dovrebbero insegnarti a capire già da piccolo quali sono le tue attitudini, che sono quelle che poi ti potrebbero portare a una stabilità economica migliore. Quindi io vedo proprio schiavitù a livello di società. Comunque Ma c'è. c'è la ricchezza? Sì, c'è, solo che non ci arriviamo, cioè non da quando siamo bambini, che veniamo qui inconsapevoli perché non ricordiamo assolutamente niente purtroppo, e siamo come dei libri, dei quaderni dove loro scrivono, io vedo proprio che scrivono, io vedo degli uomini della sorgente, vedo delle entità, vedo come se noi siamo degli esseri vuoti da bambini, quindi loro scrivono quello che vogliono. Poi noi facciamo le nostre esperienze, facciamo le nostre scelte dettati anche dalle vite passate, precedenti, quello che scegliamo in questa vita. Però è come se mettono delle informazioni fin da quando siamo bambini, e quindi Mm. noi non ci crediamo. Domanda. Gli uomini della sorgente dove sono? Nell'eterico o nel mentale? O in tutti e due i posti? Eterico. Uomini del tempo. Mm, 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 mm. Ci sono ancora con Linda. Io in lontananza te lo volevo dire perché mi è venuto, ho visto proprio. In lontananza ne vedo uno adesso che sta cercando di raggiungerla per deviare il suo percorso. Ok. Lei vuole tornare in un paese. Lui sta incidendo in questo progetto. Lui sta incidendo nel progetto e è come se, allora, vedo questa scena, l'uomo della sorgente del tempo lo vedo in una dimensione eterica, non di solito nel posto dove percepisco le entità. Lo vedo come in un posto di passaggio. Lo Mm. vedo così, come se fosse un'ulteriore dimensione parallela Tu a hai visto quella dove Dark vedo. City, il film? No, no. Ok, vabbè, lì si vede molto chiaramente, entrano e escono dalla Matrix di fatto, Ah, aprono un portale, entrano, fermano il tempo, fanno quello che vogliono, escono, se ne vanno. Le risposte le abbiamo, ce le hanno sempre messe sotto il naso, siamo noi che non le vediamo. mhm. Va bene, ma questo uomo della sorgente è uno? Io ne vedo uno. Ok, incide nel suo progetto di andarsene dal paese in cui sta e andare in un altro? Sì, è quello che vedo tramite l'entità mentale. Ok, incide circa il ricongiungimento nel paese in cui vuole andare con un suo ex con cui è rimasta in ottimi rapporti? Mhm. Ok, Sì. questo ex è la fiamma? Vedo questa scena. Allora, la risposta che mi è arrivata è no, però quello che vedo è come se lui adesso è stato, lo vedo, è arrivato, lo vedo come se l'ha presa per mano, è come se fosse una persona, hanno passato diverse vite insieme loro, come amanti, come Coppia. anime affini, sì, anime affini. Ehm, Ci sono altre cose che influiscono su di lui, però non è tanto su di lei.
E un po' anche quello che vedo è proprio il non credere che possa succedere. Io Di vedo chi? questa Di lei o di cosa lui? in lei, di lei, di lei. Che possa ritornare questa cosa. Mm-mm. Di nuovo l'insicurezza. Ok, i sogni che lei fa sul suo ex, estremamente realistici, con tanto di dettagli. Vuol dire, uno fa un sogno e vabbè, invece ne fa tanti ultimamente, di Sono dei dettagli spazi in cui temporali. farsi. Scusami se ti ho è come se ho visto mentre mi parlavi, è come se ho visto lei che nel sogno si stacca, passa in un portale e poi va a vedere quello che succede nelle vite parallele. Cioè è lei che sta nelle vite parallele. Io vedo come se fossero dei piccoli momenti che lei va a vedere volutamente, però, nel Mhm. sogno, cioè Beh, volutamente la sua PS. uno dei suoi tanti punti è che lei non riesce a parlare con la sua PS. Beh, lei va a vedere le sue vite parallele, coincidenti con l'ex, l'ex attuale, quindi insomma con un taglio ben preciso, non va a vederle così, quelle in cui No, sono stato felice, quelle in cui sono stato triste, no, lei va a vedere è lei che quelle in cui sceglie. ha avuto una storia con questo qua, Sì, io ne ho quindi ha un vista, potere. certo, ovviamente, solo che lei non lo sa. Io ho Beh, adesso lo sta visto, vedendo. sì, io era carino perché stavo sorridendo perché ne ho visto uno che lei mi ha portato a vedere di questo, a vita parallela nel momento in cui ci va nel sogno dove sono lui e lei e per mano su un prato fiorito con dei girasoli e stanno guardando il cielo, sono per mano. Ho fatto vedere questa cosa qui. Ed è lei che sceglie assolutamente sì, quindi lei certo che ha potere. C'è la fiamma incarnata oggi. Allora, quello che ho visto, non so se è mai capitato, è una Ah. parte eterica. Mm. Ma uomo? No, Umana? la... è la prima volta anche per me che vedo questa cosa, ma proprio forte, mi è arrivata e vista la scena, proprio l'ho vista, è come se fosse una parte eterica incarnata e io ho visto il gattino, uno dei suoi gatti. È come se questa parte eterica fosse collegata, fosse una parte di lei di PS, cioè come se quella PS, cioè quella parte eterica, quella PE e la sua PS fossero, Mm. quando mi hai detto anima gemella, ho visto questo. Non Però so la se è mai fiamma capito. non è questa. La No. fiamma è una parte subliminale. Mm-mm. Chiamala questa parte subliminale che è l'altra sua metà può essere anche non incarnata. Tempo fa, da recente, mi è successo, non era incarnata. Mm-mm. Io non la vedo qua, come se vedo una parte di PS in un posto diverso, però non è, mm, a livello fisico qua. E dov'è questa PS? La Chiamala. sto vedendo, sto vedendo allora, quello che vedo è una parte di anima, quindi come se fosse una di fisionomia umana, è lei, una PS energetica da lontano, che sta sopra una roccia, sopra una scogliera, una roccia da lontano, che quando abbiamo detto, tu mi hai detto chiamala. Quindi proprio cioè, della serie vieni, ci stiamo cercando, ti stiamo chiamando. Lei ci ha salutato da lontano, però non è qua, è in un altro Non è posto. incarnata. No.
Perché non sei incarnata? Paura, eh? Quello che lei mi sta rispondendo dice che lei sta bene sulla scogliera. Paura. Mm. È una di quelle che non si incarnano, quindi. Si è mai incarnata? Sì, però è più di meno. È come se lei non Mhm. volesse. Quanto? La metà di Linda, un terzo, poche volte, il 10% di Linda. Cioè, se Linda si è incarnata 100 volte, lei quante volte si è incarnata? A metà. 50, ok. Mm. Questo quindi è uno di quei giri in cui non si è incarnata. No. Troppo difficile qui, questo periodo? Lei mi sta dicendo che non è caduta nell'inganno di alcune situazioni, più che Beh, troppo difficile. È come se fosse una parte di lei che comunque abbia. Allora, quello che lei, vedo questo collegamento, quello che lei, Linda, qui impara e quello che ha imparato lei, quell'altra sua parte, comunque sia collegata e dia la consapevolezza reciproca. Perciò è come se quell'altra parte che è lì e non si vuole incarnare, è come se comunque avesse raggiunto più consapevolezza rispetto alla parte che si è incarnata. mm. Quante parti subliminali esistono che non si sono incarnate in questo momento, sul totale? Io vedo tantissime le parti subliminali quando le devo vedere a livello generico, le vedo come dei pallini che sono nell'etere, quindi ne vedo tante, però ne vedo tante. Pallini che sono nell'universo, vedo questo, cioè nell'infinito, in un posto che non ha spazio-tempo. Mhm. Il Ne gatto vedo nero di tante. Linda è arrivato proprio adesso. Lui è come se la sua parte eterica fosse stata con lei, sarà con lei. Non lo so, è anche per me una prima volta che vedo questo. Come se fosse comunque una Era parte. un essere umano senza PS, quindi con la parte eterica, che esistono. Io direi proprio di sì. Io direi proprio di sì. Va bene, perfetto. Causa esoterica della fine della storia di lunga data con quello che oggi è l'ex, che abbiamo visto, a causa dell'inserimento di una terza persona. Allora, subito ho visto uomini nella sorgente. Ok, vabbè, guarda, non analizziamolo neanche Mm, questo. Causa esoterica del ripetersi continuo di un capo un capo con cui lei deve lavorare, quindi non un grande capo, ma un capo diretto, insopportabile, ingiusto, cattivo, eccetera, nell'ambito di un lavoro che però non è il suo. Quindi lei si domanda, autosabotaggio? Sono io che, ripetendolo sempre lo stesso lavoro, che devo cambiare, mi vado a cercare guai. mente, mente, sì. Cioè, non vedo un discorso di stavo cercando vite passate, stavo cercando che lei mi facesse vedere qualche collegamento. È come se fosse lei, è la sua mente. Lei sta cercando sì, lo chiamerei autosabotaggio. Quindi si ricrea comunque questa situazione finché non comprende che non è quello il suo posto. Come io la vedo proprio come se fosse un vortice, non un vortice, un circolo vizioso, direi. Mente, quindi il suo mentale, cioè la sua PS poi fondamentalmente. Amore per la scrittura, per tutto quello che ha a che fare con la parola.
Io vedo una vita a Firenze. Ah, Mm-mm. uomo o donna? Uomo, Cosa fa? scrive. Ma cos'è un amanuense? Uno scrittore? Lei ha Uno ricco che... lui, quello che vedo è questa scena qua, quando mi hai detto subito la causa, cioè il discorso dell'amore per la scrittura e la parola, subito ho visto, mi ha mostrato questa vita. Lui è un uomo, un ragazzo, dove sta con un'altra persona più grande che gli insegna l'arte, quest'arte, dove lui, questo uomo più grande, parla italiano Mhm. e siamo a Firenze e lei e lui, vabbè, lei, insomma, il Lui, ragazzo, lei? Mhm. trascrive dentro un quaderno, sì, un quaderno, vabbè, un libro con delle pagine un po' fatte, no, pergamena, però insomma scure, con Mhm. con un, Spesse, sì, con un e pennino. lei con un pennino con l'inchiostro. E lei in questa vita è nata, diciamo, ha iniziato ad avere una connessione col mettere per iscritto la sua emotività, che poi in questo caso era i pensieri e l'emotività di un'altra persona che Mhm. lei trascriveva, ma lei poi ha iniziato a farlo. Quindi è come se avesse, io vedo proprio mi sta facendo vedere proprio sentire più che vedere, un amore per il discorso di mettere su, fissare, scrivere una sua emozione. Questo è quello che mi sta facendo vedere. E quindi se la riporta qua. Ok, e la scrittura o comunque il lavoro all'interno della parola, Mhm. scritta, parlata, è questo la sua strada? Al che si va a sbloccare il capo cattivo e la mancanza di denaro? Quello che vedo è sì, è come se lei, finché non arriva a quello che la sua PS vuole, no? Che deve arrivare, Mhm. continuerà comunque a ripetere determinate situazioni per cercare di arrivare a. Quindi sì, io quello che vedo è che lei mentre scrive è come se si aprisse, proprio si sbocciasse. Io vedo Mhm. questo. Lei sta molto molto bene quando scrive. Mm, mm. Ok, Sì, quindi sì. allora, abbiamo già lavorato con il padre però era alcolista. Mhm. Ehm, Lei odia l'alcol, ma ha a che fare, diciamo, la sua vita con l'alcol. C'è stata una vita passata col padre, c'è stata una vita passata con l'alcol come tema. Allora, io quello che vedo è che il discorso alcol, subito ho visto che cioè, il fatto di odiarlo, tra virgolette, di non berlo, è legato all'esperienza che ha vissuto qui, cioè legata al padre di qui, dell'esperienza che ha vissuto qua. È come se lei mi sta facendo vedere delle scene di quando era piccola, che a livello conscio non ricorda, ma il suo inconscio è come se avesse comunque appreso delle scene che non sono positive per lei e quindi è come se lei avesse il terrore quasi di poter avvicinarsi a questo perché lo vede comunque come un qualcosa che da bambina le ha dato un'impronta. Questo è quello che vedo. Mm. È legato a E il questa fatto di esperienza qua. vivere oggi a contatto con l'alcol, pur non consumandolo, perché? Qual è la causa? A volte si rende conto che, cioè, si domanda cosa sto facendo? Io vedo, allora.
prima cosa che vedo è come sempre legata all'autosabotaggio, cioè come un sottolineare che non va bene, quindi si automette un ulteriore elemento che a lei non va, che disprezza, tra virgolette, insomma, se si può dire. Quindi io la vedo proprio legata come un crearsi, cioè io vedo come se lei, la sua PS, si mette seduta e dice: ok, come faccio a comunicargli che questa strada per lei non va bene? Devo creargli un disprezzo, devo creargli una reazione. E nel suo caso, nel caso di Linda qui, con la sua mente e con il suo corpo fisico, è come se fosse la strada più giusta per la PS per arrivare a lei, per fargli capire, cioè fargli provare il disprezzo del lavoro, farla attirare un discorso anche di capo, quindi di crearsi questa cosa come per dire non è questa la tua strada. Quindi la sua strada non è né questo lavoro né quel paese. No, quello che vedo io no. Ok. Linda si chiede se queste quattro cose, aiutano ad aumentare il livello vibratorio. Digiuno, Sì, intermittente. sì, Nel suo caso, l'avevamo, io sì, anche nel suo caso. Io a livello, perché poi giustamente potrebbe essere diverso, a livello generale, quello che rivedo, che avevamo già visto, è come se smettendo di immettere del cibo dall'esterno, quindi cose che poi tanto cibo ormai dipende un po', e si smette, ok? Quindi il corpo riprende la sua energia vitale reale, in quanto in teoria noi potremmo tranquillamente vivere senza mangiare, ma non è così, cioè comunque abbiamo un corpo fisico, però a livello energetico non ci viene insegnato mai, anzi il contrario, quindi noi possiamo, la nostra energia è infinita, è autorigenerante, quindi nel momento in cui vedo lei fa questo digiuno, è come se a livello vibrazionale si connettesse di più a a un se stessa. discorso esatto, quindi risentisse la sua vera essenza, la sua vera energia. Quindi Magari, assolutamente sì, è un magari aiuto. nel suo caso, anche in altri casi, comunque nel suo, che è quello che ci interessa oggi, il famoso dialogo con la sua parte subliminale Lo potrebbe potrebbe fare in quel attivare in momento, queste occasioni. potrebbe essere Grounding, aiutata molto. camminare a piedi nudi sulla terra, nel bosco, su un prato. Queste sono tutte cose che in realtà è la sua PS che gliel'ha, assolutamente sì, è la sua PS che le ha comunicato questo. Camminare diciamo senza nulla che ti divide dalla terra, quindi dalla natura, la natura è ciò che è sorgente, io la vedo così proprio, è ciò che a livello vibrazionale assomiglia di più all'energia nostra primordiale, ecco. E quindi sì, lei in quel momento vedo proprio lei che cammina in un bosco toccando la terra, e anche lì è un momento dove si riattiva tantissimo un flusso energetico interiore, dove lei si autorigenera e dove anche a livello vibrazionale lei lo sente, lei sente questo. Quindi Mm. assolutamente sì. Lavarsi con il sale o sale rosa, quindi la doccia, cospargersi il sale sul corpo, risciacquarsi e poi insaponarsi normalmente. E aiuta perché comunque a livello energetico è un intrattenitore. Io vedo un intrattenitore Un di energia, accumulatore. Mm. sì, negativa, diciamo, quindi di stress, di cose della giornata, però non è equiparabile alla potenza dell'aiuto delle cose che abbiamo appena detto, quindi del camminare nel bosco scalzo, sì, e del digiuno, cioè sono molto più liberatorie quelle. Ok. All'università si è invaghita fortemente di un professore, fortemente, follemente, ma quando l'aveva vicino, sentiva che doveva stare lontano. Oggi non è più così, ovviamente, ma
ma qualcosa è rimasto. Compra dei libri ancora del professore, ogni tanto lo cerca in internet, vede che cosa fa, cosa ha pubblicato, cosa ha scritto. C'è una vita insieme, parallela. Ok. Fortemente interferito, E non interferito. è quello che stavo dicendo. Poi ho visto la scena di lei che si avvicina a lui e come se questa sua ehm, agitazione, diciamo così, allora è legata sicuramente a un discorso di una vita dove c'è qualcosa che succede di non bello, io vedo. Quindi è come se lei ne avesse paura. Lei, vedo una Dillo, scena dillo. dove, ok, Non bello perché vie- la uccide, la picchia, la viene violenta. uccisa. No, mi ha fatto vedere una scena dove loro erano amanti e lui la La uccide, soffoca. uccide. E quindi lei ha cioè la sua PS ricorda questa cosa, quindi la percepisce come comunque una PS della serie attenta, ok? E poi quello che vedo è anche le interferenze. Cioè io vedo proprio nello sguardo, è come se io vedo lui che guarda lei e in questo sguardo le interferenze di lui aumentano come fosse una sorta Potenza. di se Mm. per prenderla. Come la uccide e perché? Gli dà una pugnalata sul petto, la uccide così con con più pugnalate sul petto Perché? e la uccide perché lei era innamorata cioè loro erano amanti in questa vita. Siamo vedo Rinascimento, vedo Mm. 1500, vedo è come se lei era una amante, una donna, si erano innamorati, loro erano innamorati, lui era innamorato di lei però aveva la sua famiglia, ed erano uomo e donna così come sono adesso, quindi lei donna e lui uomo, e lei era la sua amante, con lei scappava. Lei era la donna che le faceva avere delle parentesi di relax, dove lui usciva dalla sua routine di dovere di cavaliere Mhm. e Ma e trovava quindi il lei combinato, la moglie, va, e, ok, ma lui la uccide perché? Perché lei se ne vuole andare o perché vuole risolvere il problema? no, perché lei si presenta nella sua casa, cerca di Ah, mettere, non accetta a un certo punto non accetta più la situazione, quindi il ruolo di amante, e fa delle azioni un po' esagerate, tra virgolette, dove io vedo lei che con dei capelli lunghi, con una treccia lunga, con un vestito giallo lungo che apre una porta entra in questa casa, apre una porta di legno e cerca vuole insomma far capire, lo vuole per lui, lo vuole tutto per lui. E lui in questa scena praticamente dice alla moglie che è come se, che insomma che è una sconosciuta, che non sta bene, che chiedeva aiuto, la prende, la porta fuori, la manda via. E però non e poi la uccide. finiscono queste scene, sì, e poi la uccide. Mhm. Va bene, abbiamo visto tutto. Vediamo velocemente i due gatti. Partiamo da quello nero che si è presentato, mai vista una cosa del genere, che le ha messo la testa vicino, che si è fatto tutto accarezzare. Lui sa che stiamo parlando di lui. Io quello che ho visto è Piange di questo. notte. Perché? Allora, innanzitutto lui protegge, cioè, ha un senso di protezione nei suoi confronti, quindi forte, molto molto forte. Quindi è come se, avendo poi questa cosa che ho visto, molto bella, particolare, ma bella, di affinità tra questa parte eterica e la PS di lei. Quindi è come se fossero stati insieme in un'altra situazione, in un'altra,
vita, come se sono praticamente affini. Quindi lui ha un senso di protezione molto forte nei suoi confronti e lui vede le interferenze anche della persona che è all'interno di questa casa. Quindi vede, piange perché in quei momenti è come se vedesse, è come se nel momento in cui durante la notte si abbassa il livello, mm, mm, come dire, lei e quest'altra persona di questa casa sono Più non vulnerabili. attivi, esatto, quindi non attivi, e lui è come se Se ne volesse, come se preoccupa. lei, sì, è come se dici non dormire, stai attenta, ma io Mm, sono mm, qua. mm. Ma lui quindi era un Questo è quello. uomo, un essere umano? Io ho visto questa cosa qui, ho visto la sua parte eterica già incarnata in un altro uomo che è E quindi stato accanto a lei. c'erano compagni? No, era la sua parte eterica e la PS di Lidia, in un unico uomo, in un'unica persona. Cioè, è come se Mm, questa parte eterica e la PS. Ecco perché l'ho vista quando mi hai detto eh, associate. anima gemella. Io è arrivato subito lui. Mm, mm. C'è stata una parte eterica. Sì, Ah, vabbè. io ho visto questo. Mi viene un titolo, Etericuomo. Una parte Eh, eterica che era uomo e oggi è ancora parte eterica, un essere sì, vivente. sì, sì. Questo è quello che ho visto. Molto interessante, molto Mm. interessante. Vedi, ogni tanto qualche gatto ha un qualche senso. E invece l'altra gatta, col trauma dei cani, con la mania del cibo. Allora, ho visto subito un solo EDL perché comunque Dimmi, dimmi, è, tranquilla, cons- tranquilla. è consapevole e, e quindi comunque lei io vedo che fa delle pulizie, cioè comunque sa come farlo. E vedo un EDL nell'altra gatta, mentre il gatto, quell'altro, quello di cui parlavamo prima, no, lo vedo Quindi pulito. Linda fa delle pulizie, ok, ma che cosa significa, cosa vuol dire con le DL della gatta? Cioè ne aveva di più? Ecco, sì, esatto. È come se lei con queste sue, comunque la consapevolezza porta, no, a sapere in qualche modo ad allontanare, essendo che comunque l'animale, parte eterica che sceglie comunque di starti accanto, fa parte cioè è come se fosse sotto la tua ala, quindi tu hai la possibilità di pulirlo in quanto meno consapevole in Mm, determinati mhm. casi. Ok, quindi riesci comunque a tenere pulito te stesso, comunque a fare una pulizia tua e anche degli animali che hai intorno a te e della tua casa. Mhm. Però quello che ho visto è un EDL nella gattina. Ok, ma la gattina ha avuto un trauma con un cane, visto che non possiamo saperlo. Io la vedo abbandonata, se adesso sono andata a vedere la sua vita, un attimo mi sono affacciata, la vedo abbandonata su una strada, cioè proprio vedo del cemento, abbandonata lì, con altri cuccioli di gatto, e quello che vedo, cioè, velocemente andando avanti, e comunque ho dovuto affrontare diverse difficoltà, è rimasta Mhm. sola questa gattina, Il quindi non è cane. il cane in sé Ah, per sé, è proprio io la vedo anche con diverse situazioni, cioè no, è come se non sapesse gestire, ha visto poche cose cioè ha avuto dei traumi, non è stata indirizzata, non ha avuto nemmeno una mamma gatta che l'ha aiutata a capire, come se mm. avesse una Quindi paura lei generica del cibo mondo. e la paura generica. Va bene. Mm, mm. Va bene, adesso ci divertiamo. Linda ha una grande consapevolezza, ha anche una grande vibrazione. In questo momento lei vibra a 11 miliardi. Ok, Questo allora il livello di vibrazione non ha un limite. no.
Quindi dire 11 miliardi e poi farlo diventare 22 sembra già raddoppiarlo. In realtà non c'è un limite. Di recente con la tua collega Elena Sì? l'abbiamo alzato, avevamo intenzione, mi senti? Adesso sì, sei andato Ok, via, scusa. dicevo, con la tua collega Elena di recente l'abbiamo voluto alzare a 1.000 miliardi. Perché no? Anche il Ok. fatto che il nostro corpo non possa resistere a un certo tipo di vibrazione, chi l'ha detto? Qui stiamo sperimentando, qua siamo liberi, qua siamo coraggiosi, qua siamo pionieri ed avanguardisti. Mm. Quindi chi ha detto che 1.000 miliardi non si possa? Nessuno. E allora cosa vuole fare Linda? Eh, lei vuole spiccare, dice. Ok, quindi i cluster dove ci sono dei contratti con le entità mentali, Mi dove è ci venuta sono... la tachicardia. Perché? No, nel senso positivo, sono emozionata. Non lo so se Ma, sento lei. Mm, penso di sì. mhm. Andare nel cluster, vedere i contratti con le entità mentali 3 e 4, livello 3 e livello 4, andare a vedere quali residui di avatar ci sia. Tutto questo può essere bypassato da un livello vibratorio 1000. Nel momento in cui io vedo questo riguardo a quello che stai dicendo, sì. Nel momento in cui noi alziamo la vibrazione è come se tutto viene automaticamente comunque già allontanato, distrutto, allontanato. Mhm. Cioè più è alta la vibrazione è più proprio lontano da te. A quanto è Linda adesso? 27. Vai, alziamola. 35. Più veloce. Vedo tanti numeri che girano adesso, Mhm. perché lei è molto, lo desidera tanto. Vedo come se la sua energia, cioè la vedo lì nella sua stanza, vedo la sua energia che si innalza, si innalza, si innalza, si innalza, si innalza, si innalza. Me la mostra così. Mhm. A quanto sei? Io vedo tanti numeri. Cioè, a un certo punto ho visto Bloccali un in attimo. Sono 3 cifre. eh, qualcosa tipo 1.000 miliardi, delle cose allucinanti in questo Mhm. momento. Quindi è È arrivata a 1.000. altissimo. Sì, 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 Ok, ok, è altissimo. bloccala a 1.000 e dimmi dove si stabilizza, ma anche a 1.000 se vuole. È come se per un equilibrio ritorna a 500, cioè scende di 500. Ok, adesso entro io nella scena, prendo un qualunque rettiliano, così, nella creazione, che non esiste, ma c'è il rettiliano. E nessuno mi venga a dire che povero rettiliano quello che stiamo per fare, che poverino, anche lui ha la consapevolezza perché mi viene da ridere. E lo butto sulla testa di Linda a 500 miliardi. Che No, succede? brucia, Ok, adesso prendo un falconiforme, glielo butto sulla testa. cenere. Bene. Adesso apro un portale, prendo con la mia mano dentro il portale un qualunque uomo del tempo, lo prendo dal collo e lo butto sopra la testa di Linda. E lui è Vedo lì che che vuole farle cambiare il fidanzato, che vuole che non faccia più questo. Cosa fa? come... Basta. Sì,
Ok, torna nel lo buco. riprendo e io lo faccio schiacciare contro Linda. Io lo schiaccio, lui non può scappare, lo schiaccio contro Linda. Linda ha la sua mano, io ho la mia, in mezzo c'è l'uomo del tempo. Non c'è più, viene a cenere. È come se sono Ok, fatti di... cioè è come se io vedo bruciano ok. proprio, Adesso prendiamo prendono Enter e fuoco. John. Enter e John con le nostre belle mani, andiamo a prenderli dal corpo mentale collettivo e li mettiamo contro Linda che viaggia 500. La volevano Linda? Boh, se la sbaciucchino adesso. È lì, pronta a sbaciucchiarseli. No, non ce la fanno, vanno via. Cercano di allontanarsi, cioè loro sanno che bruciano se si avvicinano in questo momento. E, Ok. cioè, tendono a non avvicinarsi. Cioè, Bene, vedo Linda questi vada fumi neri. subito al cluster a fare tutto in un secondo, all'avatar tutto in un secondo. Sta a 500, può fare quello che vuole in uno schiocco, può averlo già fatto. La vedo, ha fatto tutto, veramente in una frazione di secondo la vedo che sta con le braccia conserte così, che fa un sorriso della serie, come se fosse soddisfatta, cioè molto piena di se stessa in questo momento, come se Bene, dice io adesso posso farlo, l'ho fatto. Questa è la sua status ideale. bene, allora adesso si catapulti in quel posto in cui vuole andare, con quelle case bianche, il cielo azzurro, i mari, i grilli, i dolmen, il menhir. Lo sta facendo, cioè lo sta già creando, già da un po'. È lì da sola. Sono andata a vedere quello che lei mi sta facendo vedere mentre tu parlavi. Io vedo lei che si ricostruisce. Sì, in questo momento sì. Questa scena che sto vedendo all'inizio sì. Però Come si cambiando ricostruisce? La sua una vita. situazione, sì, a livello, cioè, a livello di vita fisica adesso. E quello che vedo è che comunque essendo poi più soddisfatta del riuscire a raggiungere questa sua cosa che desidera, tutto intorno vedo anche altre situazioni diverse, tutto cambia, come un susseguirsi, cioè come nel momento in cui a livello emotivo sei soddisfatta, cambi anche quello che emani, no? È come se all'esterno ci sono, vedo altre possibili situazioni lavorative di quella persona. Qualcuno la accoglie lì? Più di una persona, io vedo assolutamente sì, Mhm. sì. L'ex? Cioè, tutto è come se quando è quella la cosa giusta che la tua anima desidera, lei già sta creando le situazioni, se l'è Mhm, creata mhm. lei la persona che l'accoglie, lei già sta creando, fa tutto lei in realtà. Mhm. Cioè, è il Beh, io prendere la trovo... consapevolezza, scusa, Sì, 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 no, no, vai, vai. tu- è prendere la consapevolezza del fatto che sei tu che stai seguendo, cioè che stai desiderando la strada che è giusta per te, che fa sì che ti crea le situazioni, calcolando che siamo sempre in Matrix, no? Va bene. Ah, che bell'eco. Qualcuno ci ascolta? Oh, Vabbè. sì. Passiamo alle informazioni alla madre, ai due fratelli maschi e all'ex. L'ex viene subito. La prende sotto forma di pizza, mi mostra questa scena. Lei le ha fatto mangia una pizza, le ha fatto le informazioni come fosse una pizza margherita. E lui prende questa pizza e la mangia.
come se comunque già arrivati a questo punto della sessione, lui è come se già aveva ascoltato, visto, quindi sapeva già che avrebbe preso le informazioni che lei voleva farle scoprire. La madre? È come se sono arrivati sia lei che i due fratelli, li vedo come figure, però è come se non stanno capendo cosa sta succedendo, cioè non capiscono perché le loro PS sono state chiamate, cioè stanno a un livello mm, mm, di cioè lei è qui e loro sono più giù rispetto a lei che vuole passargli le informazioni, ok? Va bene. Lei può lasciargli le informazioni a disposizione, e loro le possono prendere se e quando vorranno. I due animali sono puliti? Adesso sì, Ok. A quanto vibra, Linda? si è alzata a 600, si è fermata. PSP è in equilibrio? Sì. 600, va bene. Ok. Consapevolezza ha? 550. Bene, bene, bene. Beh, non c'è veramente nient'altro da dire, direi. Mhm. Ok, allora disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo